convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire. Nient'altro che qualità. E trovate amici di Radio Rossonera, buongiorno a tutti qui dalla radio, è giorno partita perché è la semifinale di Supercoppa Italiana questa sera alle 20 a Riyadh per decidere chi andrà a sfidare l'Inter che ieri sera ha vinto 2-0 contro più o meno l'Atalanta nella prima semifinale di Supercoppa. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati, soprattutto ai nostri abbonati, soprattutto a chi mette like, quindi a chi clicca il tasto mi piace, soprattutto a chi commenta, insomma, buongiorno a tutti. Allora, come ieri ci dividiamo un po' in due tra la partita che arriverà tra poche ore e qualcosina di mercato. Qualcosina è perché il nome che gira in queste ore, quello di Dani Olmo, è legato a qualcosina e non qualcosona. Ma adesso, insomma, ne entriamo un pochino più nello specifico. Prima di parlare di mercato, ovviamente ci concentriamo qualche minuto sulla partita, poi come detto, scusate, chiudiamo sul mercato, sempre se riesco a deglutire. A parlare, sì. Vedi Esatto. perché io ho schiarito la voce prima, mi hai detto ma tutto ok? E invece bisogna schiarire la voce, direttore, le basi ti devo insegnare. Che pro, veramente un professionista di alto livello. Eh. A proposito, torna, e lo vediamo in grafica, Fikayo Tomori. Oh, insieme a Veniamo in Ciao. porta. Emerson Royal e Teo Hernandez sono gli esterni. Poi Ciao e Tomori, preferito a Gabbia. Centrocampo a 3 con Reinders, Fofana e Benasser. Davanti Menez, Morata, Pulisic. Questo dovrebbe essere il primo Milan di Conceição. Quindi con poi in panchina Calabria, Gabbia, Paolic, Terracciano, Bartesaghi, quindi 26 difensori. Zeroli, Voss, Musa, Loftus-Cheek per il centrocampo, Evran, Camarda, Jovic e Xhaka Traoré davanti. Beh, ti convince? Ma allora, bisogna capire il perché si stia tornando, tra virgolette, a riconsiderare Tomori. Concedetemi il brutto pensiero. Tanto penso che l'abbiamo fatto più o meno tutti, poi se ci crediamo o non ci crediamo, insomma. Tomori è andato ai margini ormai quasi un paio di mesi fa, se non per una o due partite di Champions League al massimo, non di più. Mi viene da pensare che non fosse soltanto una scelta tecnica ormai. Ok. Detto questo, la scelta tecnica Gabbia Ciao ha pagato nel mentre? Ma ti direi di sì alla fine. E comunque i due dietro non è che hanno giocato male, anzi, tutt'altro. No. Se il Milan ha preso gol ogni tanto e stava iniziando a prenderne di meno, non era sicuramente demerito delle prestazioni dei due centrali. Quindi il perché oggi ritorni, se dovessi fare un altro brutto pensiero, tra virgolette, è lo faccio vedere a chi di dovere che è sano, abile, arruolabile e comprabile. Ah, Oppure semplicemente mi serve e deve tu giocare. dici? No, ovviamente sto facendo brutti pensieri, cioè Io l'ho non la premesso, vedo così, secondo me è tutt'altro. Cioè? Secondo me Tomori è molto più adatto al modo di difendere di Conceição di quanto lo siano Gabbia e altri. Forse Può essere. paradossalmente anche Pavlovic lo è di più rispetto a Gabbia. Non lo so, è un'idea che mi sono fatto. Ha parlato di linea alta, ha parlato di insomma, di andare in verticale. Mi sembra un giocatore più adatto a questo tipo di calcio, rispetto che a quello di Fonseca in cui la linea doveva rimanere esattamente in linea, muoversi tanto, stare spesso anche un po' più bassa. Cioè, Tomori se deve fare il difensore fermo, piazzato, sappiamo non è tra i migliori. Tomori se deve coprire un po' di campo dietro le sue spalle e invece diventa, non dico tra i migliori, però sicuramente scala delle posizioni, perché ha una rapidità che glielo concede, no? E ha delle caratteristiche anche complementari a Ciao. Ecco, cioè Ciao e Gabby han caratteristiche relativamente simili,
se vogliamo. Poi uno magari imposta di più, uno magari è abile in altre cose, però comunque sono 2 difensori fisici, alti, abbastanza piazzati, no, come difensori centrali. Tomori invece è molto più rapido, molto più da 1 contro 1. Insomma, non lo so, ecco, mi sembra un po' più adatto al modo di giocare di Conceição. Poi magari invece in realtà è come dici tu, ci sono logiche diverse di mercato per cui li devo No, mettere. no, io ho messo tutto sul tavolo. Cioè, Io penso che Conceição cioè al 3 di gennaio non faccia 'sti pensieri qua. Nel senso che no, è vero. Conceição ha 6 mesi per strappare un altro anno, no, quindi Sì. per me deve far di tutto per vincer le partite, cioè mercato, non mercato, intoccabile, non intoccabile, certezza granitica, non certezza granitica, deve vincere le partite e farà il possibile per farlo, secondo me. Poi magari invece sa già che andrà via, sa già che durerà solo 6 mesi e quindi, risponde banalmente a quelle che sono le logiche, le idee No, non societarie, non credo, so. non mi sembra la persona che fa questi tipi Eh, di ragionamento, onestamente. Però, come detto, alle 20 si torna in campo, alle 22, se non dovessimo mai, che so, andare al 90° ai rigori e quindi prolungare di una mezz'oretta circa la partita o quello poco più o poco meno rispetto al termine naturale della gara, insomma, pochi minuti dopo la fine della partita ci ritroviamo per il post per commentare la gara. Detto questo, comunque, tra poche ore c'è lunch e nel pomeriggio c'è il talk, come sempre. Per quanto invece riguarda la partita, ti direi, Henry, che siamo più o meno arrivati qui, nel senso che, insomma, dall'altra parte l'Inter ha vinto abbastanza agilmente per certi versi, per altri comunque l'Atalanta qualcosa comunque ha creato, insomma, poteva anche fare qualcosa un po' di più. Poi, insomma, l'ha data un po' su Gasp, mettendo in campo una formazione che se vinceva bene, se perdeva amen, e quindi ha perso e amen e vanno a casa. Toccherà l'Inter nel caso il 6 di gennaio. Per il Milan invece, come detto, non ci sono grandissime novità a parte del Ficaio Tomori. Dall'altra parte, la vediamo velocemente prima di passare al mercato, sono Di Gregorio in porta, Savona a destra, probabilmente addirittura McKennie a sinistra, in una sfida contro Pulisic a quel punto, tra sì. compagni di squadra, Gatti e Kalulu, Locatelli e Thuram, poi Nico in vantaggio su Conceição, Ah. Koopmeiners, Ildiz e Vlahovic. Abbiamo passato una settimana a chiedere a Conceição come si batte il figlio, come si gioca col figlio, e giustamente Thiago Motta li mette Nico Gonzalez. Un giocatore interessante Nico, bisogna stare attenti. Mm. Poi, Però, leggendo la difesa, cioè leggi i nomi, dici: "Dai, è più che giocabile questa Juventus, è più che pareggiabile", perché ci han pareggiato un po' tutti, anche noi. è battibile. È ovvio che serve una partita diversa da quella di campionato. Io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Conceição, cioè eran 2 squadre veramente che hanno giocato non col braccino, cioè di più, in quel Milan-Juve a San Siro 0-0 tremendo, forse una delle partite più brutte che io abbia mai visto a San Siro. Ehm, Però comunque servirà un Milan attento dietro, perché loro davanti Mm. hanno dei giocatori molto interessanti, cioè avere sulle fasce Yildiz e Nico non è male, e però efficace davanti, perché davanti contro questa difesa puoi far bene, devi far bene. Come avete visto la panchina non è lunghissima della Juventus, magari qualcuno se l'è persa, ma insomma anche noi abbiamo una panchina un pochino più lunga, ma come ha detto Conceição, Muse e Loftus sono rientrati più o meno per la panchina e per fare qualche minuto nel caso a gara in corso, lo stesso Pulisic che è titolare ma con qualche dolorino, insomma siamo ancora in fase di Di rodaggio. recupero. Top. Chiudiamo il discorso di quest'oggi col mercato. Allora, oggi è il 3 gennaio, è fin lì. C'è una decisione, quella della Liga, la andiamo a vedere anche dalla grafica, così ci facciamo, tra virgolette, aiutare dalle parole.
oggi, perché la grafica è di ieri, 3 gennaio dovrebbe arrivare il verdetto definitivo della Federazione Spagnola. Il Barça spera di ottenere il tesseramento di Dani Olmo e Pau Victor, avendo, secondo il club, presentato correttamente ed entro i termini prestabiliti la documentazione relativa ai ricavi differiti dalla vendita commerciale dei palchi del Camp Nou a un fondo qatariota. Se invece la Federazione Spagnola rigetta la possibilità di tesserare Dani Olmo anche per i prossimi 6 mesi, si aprono 2 strade, o meglio, in realtà se ne apre una, perché alla fine la strada 1 è un po' rigettata da Dani Olmo stesso, che non vorrebbe rescindere col Barça e andare via a zero. Quindi vorrebbe comunque restare al Barça e fare al massimo 6 mesi di prestito, come è invece nell'opzione 2, che sarebbe l'opzione in questo momento più in piedi, tra tutte, tra l'altro, rispetto a partire a zero, partire in prestito e che invece il Barça viene, tra virgolette, assolto o comunque viene accettata la richiesta. C'è questa possibilità di Dani Olmo in prestito per un ragazzo che, lo sappiamo, cioè inutile che ce lo raccontiamo, Dani Olmo, signor giocatore, Sì. niente da dire, ha fatto benissimo all'Ipsia, benissimo con la nazionale spagnola, ha iniziato bene anche col Barça, sta facendo una buona stagione, sicuramente nel nostro sistema di gioco potrebbe fare il tre quarti, sempre se il tre quarti resta nel Milan di Conceição, perché il primo Milan di Conceição, forse lo vediamo stasera, nemmeno ce l'ha il tre quarti. Detto questo, in 6 mesi in prestito sarebbero ottima cosa. Detto questo, Non detto accadrà. questo, detto questo, se vogliamo restare su sarebbe giusto, è un bel sogno, eccetera, ci stiamo. Ce la possiamo tra virgolette dire e raccontare. Ma non accadrà. Poi non voglio Ma no, ma spegnere perché è brutto l'entusiasmo il 3 comunque spegnere gennaio, i però sogni, perché è un giocatore di un certo livello che viene accostato al Milan, per carità, però dobbiamo fare anche i conti con la realtà. Se puoi andare in Premier League, vai in Premier League, se puoi andare in una big europea che si giochi la possibilità magari anche di vincere la Champions piuttosto che di vincere il proprio campionato, ci vai. Cioè, il Milan è ottavo nel suo campionato, ottavo. È vero che fa la Champions League, ma ci sono tante altre squadre che fanno la Champions League che magari sono messe meglio. Ci sono squadre di tra Premier in l'altro difficoltà. Cosa? potrebbe farla la Champions. Penso Sai di che sì. non mi ricordo. Comunque, detto questo, è un prestito di 6 mesi. Cioè, non Eh, penso che si vada oltre, ecco. sì, no, certo, però comunque non penso che li voglia fare alla Carrarese, con tutto il rispetto. No, Eh, quello no. quindi e purtroppo penso nemmeno al Milan. Ecco, immagino che abbia mire più alte per il suo momento attuale, per il momento attuale della squadra in cui andrà. Magari va a dare una mano al Manchester City, non lo so, magari va comunque in Premier, magari la ciliegina sulla torta del Liverpool, magari prova a riportare un po' sullo United. Ha tante opzioni, volendo. Magari va a vincersi un campionato francese al Paris, così tanto lo vincono e va a aggiungersi una roba al palmarès stando a Parigi e vivendo a Parigi 6 mesi. Cioè, le opzioni che ha sono tante, volendo. E dubito che tra queste ci sia andare nell'ottava squadra del campionato italiano. Come ha detto Luca Bianchini, se ve lo siete perso, lo potete recuperare nella clip che è uscita poche ore fa. Ovviamente molto del mercato del Milan passa sicuramente da Fikayo Tomori, che è forse uno di quelli che dovesse partire, potrebbe portare qualche soldino in casa e quindi essere reinvestito per. È ovvio che ci sono anche altri giocatori sotto la lente osservazione, quindi soprattutto qualche esterno che magari ha reso meno, vedi Okafor, vedi Chukwueze, soprattutto giocatori che magari sono un pochino ai margini in questo momento e vediamo se questo mercato di gennaio sarà degno di essere chiamato tale oppure un po' come è successo nelle ultime 3-4 stagioni lo passiamo quasi senza colpo ferire. Per me sarà più così, nella speranza che comunque un centrocampista arrivi, perché ti stai affidando a Bennacer, cioè stai pronti via lanciando Bennacer in campo dopo
quanti mesi? 4, 5 di infortunio al polpaccio, con tanto di operazione, riabilitazione in Qatar, insomma, non è così semplice, ecco, la questione. Ti stai affidando letteralmente a lui, oltre ai 2 che han già fatto i primi 6 mesi con l'acqua alla gola giocando tutte le partite. Non è una situazione bellissima a centrocampo, ecco. Noi torniamo, come hai detto, tra poche ore con Lunch, tra circa 3 ore esatte, più o meno. Poi A alle meno che voi alle non 16, stiate scusate. guardando questo video a meno che voi non state guardando questo video alle 5 di pomeriggio, in quel caso abbiam finito sia Lunch che il talk, cioè Esatto. Altrimenti ci ritroviamo alle 16 per il talk o direttamente alle 22 o giù di lì per il post partita. Henry, grazie. ciao, buona giornata a tutti, vi aspetto a Lunch presso ore 13. Ciao. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità.